Ciao ragazze, allora questo qua è il tutorial che avevo nel video dove Claudio mi uccideva e che avevo simile anche nell'ultimo video. L'unica differenza, ovvero la review sugli smalti, l'unica differenza nell'ultimo video è che invece che avere il nero sotto l'occhio, che in questo caso ho usato una matita nera, nell'ultimo video avevo usato questo, che è il Kohl della Guerlain, e che quindi l'effetto era più naturale, diciamo, cioè non proprio naturale, era un attimo comunque meno intenso, perché con il nero naturalmente è più... Con questo è un po' più sfumatino, quindi veniva un attimo più leggero come trucco, quindi cioè, a seconda di come lo volete appunto uno o l'altro, o qualsiasi altra cosa insomma. La differenza sostanziale rispetto agli altri trucchi è naturalmente, come potete notare, il fatto che io sono andata molto pesante sotto e non sopra, quindi non ho eyeliner, non ho niente sopra, ho un po' di ombretto, però la palpebra mobile è comunque chiara, luminosa, senza niente. E è una cosa che ho visto su molti trucchi delle sfilate per la nuova stagione, quindi andare pesanti pesanti sotto. E niente, a me piace come effetto. Non è un trucco che vi consiglio se avete tante occhiaie, perché naturalmente andate ad accentuare ancora di più quella zona portando tutto questo scuro sotto. Però a me piace molto come effetto. E niente, un bacio, ciao! Come base uso Frostlight, che è un eyeliner in gel della MAC, bianco perlato. Poi su tutta la palpebra metto il secondo colore della palette 88, quella shimmer, è una specie di color panna. Con dei riflessi sul rosa però, se riuscite a vedere. Molto spesso io mi trucco anche mettendo semplicemente una cosa così, quindi una base chiara su tutto l'occhio. È una cosa facilissima, però quello che vedo in giro è che tante ragazze mettono la base chiara e poi si stoppano a un certo punto, quindi non la vanno a sfumare bene alla fine o all'interno dell'occhio, quindi sembra veramente un blocco bianco messo lì. Quindi mi raccomando, sfumate bene ogni volta che mettete un colore chiaro sull'occhio. Poi dalla palette opaca invece vado a prendere il marrone, un marrone opaco, un marrone nocciola tipo, leggera, vado a sfumare in su qui alla fine e lo porto in dentro, però appena leggermente sopra la la mia piega, vedete? Qui. Perché voglio con l'occhio chiuso avere tutte queste parti qui chiara e avere la parte scura che parte leggermente sopra. Quando mettete l'ombretto scuro, lavorate sempre in base al vostro occhio, quindi cercate di non tenere sempre l'occhio chiuso tutto il tempo, cercate di aprire gli occhi e di guardare man mano che li aprite dove mettere l'ombretto, perché penso che sia una delle cose più importanti. Cioè anche lì vedo tantissime volte le persone che con l'occhio chiuso ok, poi quando si apre l'occhio fa un altro effetto, quindi mi raccomando. E poi dalla palette shimmer per... ops, mette un po' di marrone scuro, il penultimo, quello sopra il nero.
Poi prendo ancora un pochino del colore chiaro che ho messo all'inizio e lo porto qui, fuori dal marrone, quindi proseguo palpebra e proseguo. Ok? E poi la parte sotto. Io per fare la parte sotto ho usato questa matita della Essence Long Lasting nera. È molto morbida, quindi vedete che scrive molto bene all'interno dell'occhio. E anche come durata mi sono trovata bene. L'ho usata quel giorno che ho fatto il tutorial dove mio marito mi uccideva. Sono uscita quella sera per Halloween e cioè tutta la sera è rimasta. Faccio una riga abbastanza grossa sotto l'occhio. Pennellino piccolo, un po' di ombretto nero. Vado prima a fissare sopra la matita e poi sfumo sotto. Quindi avanti e indietro con un po' di ombretto nero vado a lavorare la matita. Prendo un pennellino pulito e praticamente col pennellino pulito prima sfumo e poi passo su un pezzo di carta in modo da togliere l'eccesso. Sfumo, passo sulla carta. Sfumo, passo sulla carta. Porto leggermente fuori la fine, andando in su verso il marrone. Per essere sicura metto ancora un po' di nero all'interno. E ancora un po' di ombretto nero sopra. Ok? Perché ho sfumato e poi ho passato sulla carta? Perché in questo modo viene più uno smoky sotto. Non è bello avere una riga troppo precisa. Quindi per alleggerire appunto lo vado a lavorare e poi pian piano pulisco il pennello, perché se il pennello è sempre sporco e non lo pulite mai, continuate ad aggiungere prodotto e a portarlo in giro, non andate ad alleggerirlo. Mascara, tanto mascara, per compensare col fatto che sotto abbiamo tutto questo nero, sopra non ce l'abbiamo, ci va tanto mascara. E se avete le ciglia rade e magari è di sera, ciglia finte è ancora meglio. In questo caso a me non servono, però l'effetto con le ciglia finte è ancora più bello. Questi sono gli occhi finiti. Vai là. Sulle guance ho un blush della L'Oreal che si chiama Raspberry. Molto carino. Sulle labbra vado a mettere un rossetto naturale, sempre sul rosa. Molto simile al mio colore di labbra. E questo è un rossetto a lunga tenuta della Stila. Con qualsiasi rossetto rosato
questo è il look finito. Spero vi piaccia. Ciao!